Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi appunto con gli After Tarot, questo mazzo così bello, così particolare che ci offre, diciamo, la visione del dopo per quanto concerne appunto un determinato evento o comunque fatto. E difatti quest'oggi ci occuperemo prettamente di futuro, quindi cercheremo appunto di capire come sarà, sotto vari aspetti ovviamente, il vostro prossimo incontro con la persona del cuore o una persona che vi piace, una persona che avete magari anche da poco iniziato a frequentare o una persona magari che frequentate da diverso tempo. Quindi cerchiamo anche di capire alcuni aspetti, per esempio gli aspetti emotivi, gli aspetti erotici di questo incontro, il feeling mentale e ovviamente gli sviluppi successivi a questo incontro. Quindi sarà un metodo comunque veloce ma molto efficace, quindi con 4 carte in posizioni assolutamente ovviamente strategiche. Come sempre ragazzi, sapete che io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui appunto ho descritto dettagliatamente questo mazzo. Di conseguenza, per chiunque voglia avere informazioni inerenti ovviamente a questo mazzo, può ovviamente cliccare sul link e riguardarsi ovviamente l'introduzione del video. Ovviamente, come avrete già capito, questo sarà un video a stese variante unica, di conseguenza, ovviamente, come sempre avrete notato che io alterno video a doppia variante con video a variante unica, questo come sempre per cercare di accontentare ovviamente un po' tutti. Quest'oggi però sarà un video a variante stesa unica. Dunque, per il principio di sincronicità, appunto per chiunque incappi in questo video o lo scelga volutamente, cerchiamo appunto di capire come sarà il vostro prossimo incontro con la persona del cuore e magari anche quando, vediamo un po' se riusciamo ad avere indicazioni temporali in merito. Perfetto, mettiamo da parte il resto del mazzo. Come potete vedere qui appunto abbiamo una disposizione a croce, un metodo, ripeto, molto semplice ma a mio avviso molto efficace. Prima posizione ovviamente gli aspetti fisici, cioè come procederà, diciamo, ecco, questo incontro da un punto di vista erotico. Seconda carta in alto, cerchiamo invece appunto di capire gli aspetti emotivi di questo incontro, quindi diciamo se ci sarà particolare romanticismo, per esempio, magari anche delle dichiarazioni importanti. Terza carta, cerchiamo di capire a quali sviluppi appunto condurrà questo appunto incontro, quindi diciamo lo sviluppo karmico della storia. Quarta ed ultima posizione, cerchiamo di capire l'esito finale, quindi eventualmente se ci saranno altri incontri, ovviamente come procederà tra voi e questa persona. Dunque, iniziamo dalla primissima carta, quindi ovviamente cerchiamo di capire gli aspetti fisici, i risvolti diciamo fisici del rapporto. Direi che saranno risvolti assolutamente molto positivi, di grande completezza. Qui abbiamo il 10 di coppe, che è una carta molto bella, vedete, per cui effettivamente voi vi sentirete bene con questa persona. È una carta che parla appunto di completezza, quindi riuscirà da un punto di vista sicuramente fisico ed erotico
a garantirvi tutto quello di cui avete assolutamente voglia e bisogno. Quindi in realtà questa è una carta che parla di due persone complementari, cioè evidentemente quello che piacerà a lui sarà per fortuna esattamente aderente a quello che piacerà a voi, cioè non ci sarà una forma di egoismo da parte né vostra né dell'altra persona, per cui entrambi ovviamente cercherete di dare il meglio e il massimo, ma ovviamente diciamo cercando di andare particolarmente appunto incontro all'altro, quindi anche ai gusti dell'altro. Quindi è una carta che parla di felicità, è una carta che parla ovviamente di armonia, è una carta che parla di gratificazione proprio fisica, quindi del raggiungimento pieno, diciamo, ecco, del godimento, quindi sicuramente ci sarà, diciamo, un rapporto completo molto molto bello e gratificante, che ovviamente farà star bene entrambi. Ecco, qualcosa che comunque verrà, diciamo, non disgiunto, perché qui abbiamo un 10 di coppe, dai sentimenti. Quindi comunque voi percepirete già, al di là dell'attrazione fisica, comunque un'emozione importante da parte di questa persona, d'accordo? Che ovviamente vi parrà forse anche più matura, diciamo, sentimentalmente, al punto magari da dedicarsi maggiormente a voi. Per quanto riguarda, diciamo, ecco, il dove potrebbe ovviamente avvenire questo incontro e in particolar modo le effusioni maggiori dell'incontro, il 10 di coppe, vedete, rimanda al focolare domestico. Quindi molto probabilmente o voi a casa sua o lui a casa vostra. Comunque, diciamo, cercherete, se non altro, un posto appartato, ma che ovviamente per voi sia casa, cioè dove vi sentirete comunque a vostro agio. Generalmente appunto rappresenta comunque l'abitazione. Quindi sicuramente sarà l'incontro perfetto, se non altro, diciamo, ecco, da un punto di vista ovviamente erotico, dove ovviamente avrete il massimo dell'appagamento, ma vi ripeto, questa persona vi farà anche capire che c'è qualcosa in più, quindi delle emozioni in più in caso vi frequentiate da poco tempo, oppure che ovviamente il sentimento si sta approfondendo in caso vi conosciate e vi frequentiate da diverso tempo, d'accordo? Comunque sicuramente è la carta della ricompensa, quindi anche in caso abbiate atteso da tanto tempo questo incontro, ecco che obiettivamente qui ci sarà effettivamente un incontro molto bello che vi ripagherà di tutta l'attesa e la pazienza che potreste ovviamente aver portato. Per quanto riguarda ovviamente le tempistiche, il 10 di coppe è una carta veloce, perché le carte di coppe sono carte molto veloci, anzi sono le più veloci assieme ai bastoni, e in questo caso ovviamente stiamo parlando di qualche settimana al massimo, da qualche giorno a qualche settimana, addirittura voi potreste rivedere questa persona entro proprio i prossimi giorni, entro al massimo qualche settimana, non di più ovviamente, d'accordo? Quindi si tratterà di pazientare veramente molto poco. Vediamo ragazzi ora in appunto seconda posizione gli aspetti emotivi ovviamente del vostro rapporto e in particolar modo di questo incontro, cioè da un punto di vista emotivo appunto come evolverà appunto l'incontro in questione. Un'altra bellissima carta, 9 di coppe. Allora sicuramente questa persona vi farà capire comunque che effettivamente appunto prova qualcosa di molto bello e ovviamente di molto importante per voi. Il 9 di coppe è una carta che parla comunque, vedete, anche di scelte, di decisioni molto importanti che questa persona ha in mente in riferimento al vostro rapporto. Quindi obiettivamente questa persona potrebbe anche, per esempio, svelarvi o rivelarvi qualcosa, diciamo, in riferimento per esempio al vostro rapporto, qualche scelta, qualche decisione particolare. Cioè vi faccio un esempio: in caso il vostro sia
un rapporto ovviamente clandestino con appunto una persona impegnata, ecco che il 9 di coppe potrebbe riferirsi proprio alla necessità da parte di questa persona di eventualmente effettuare una scelta. D'accordo? Quindi potrebbe, diciamo, fra i denti lasciarsi scappare qualche dichiarazione importante, diciamo, in più rispetto magari a incontri precedenti. In caso questa persona, per esempio, non vi abbia mai parlato di fidanzamento, ovviamente, in caso il vostro sia un rapporto con una persona libera, ecco che potrebbe parlarmene o potrebbe magari anche farvi qualche battuta inerente ad una ipotetica convivenza. Quindi comunque le dichiarazioni da parte di questa persona possono comunque essere molto importanti. È chiaro che è una carta che parla ovviamente di vittoria, di successo e di movimento, quindi è una carta appunto che parla di sviluppo, d'accordo? In caso abbiate avuto, diciamo, ecco, delle discussioni o veniate da un periodo particolarmente difficile, è una carta che parla di risoluzione pacifica, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta molto bella, che parla anche del riconoscimento, ovviamente, dei meriti l'uno dell'altra. Quindi sicuramente questa è una persona che sarà particolarmente affascinata, ovviamente, da voi, una persona che però chiaramente vi farà capire che sta pensando anche al dopo, diciamo, o comunque appunto vedete a prendere delle decisioni, comunque a vivere il vostro rapporto in maniera più piena o comunque non necessariamente questa persona deve palesare, diciamo, questa intenzionalità da un punto di vista verbale, potrebbe anche semplicemente lasciarvelo intendere, cioè voi potreste capire empaticamente, diciamo, a livello di intuito, a pelle, che questa persona è pronta, diciamo, sarà pronta, vedete, a godere maggiormente del vostro rapporto in maniera anche più equilibrata e sicuramente però più corposa, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che non si mostrerà soltanto particolarmente passionale e generosa anche, diciamo, nell'atto fisico, ma anche da un punto di vista appunto mentale e ovviamente morale, d'accordo? Quindi capirete che questa persona è dalla vostra parte, a prescindere dalle varie difficoltà che potreste appunto aver attraversato. Ecco, questa è una persona, ripeto, che vi farà capire che comunque appunto vi stima, che quindi appoggia molte vostre idee, molte vostre decisioni ed è una persona che vi parrà assolutamente dalla vostra parte anche per quanto riguarda proprio il superare determinate difficoltà. Quindi un incontro veramente molto bello, dove ci sarà un'intesa veramente importante tra di voi, la percepirete proprio, vi ripeto, a pelle e ovviamente dove i vostri sogni si andranno appunto a realizzare, ma proprio perché appunto noterete, vedete, proprio il desiderio di godere appieno, di saziarsi appieno ovviamente del vostro rapporto, cioè una persona che vi dimostrerà proprio di avere bisogno assolutamente di voi, questo sicuramente. Anche in questo caso vi ribadisco le tempistiche veloci perché comunque è un 9 di coppe, quindi ritorniamo ovviamente alle stesse tempistiche del 10 di coppe, d'accordo? Quindi qualche giorno ovviamente al massimo, ma comunque vi ripeto, non si tratterà di dover aspettare ovviamente mesi, al massimo un paio di settimane, d'accordo? Quindi comunque un incontro entro breve termine. In ragazzi terza appunto posizione cerchiamo di capire a questo punto gli sviluppi nel vostro futuro più prossimo per quanto appunto concerne il vostro rapporto, ovviamente grazie anche a questo incontro. Allora, un'altra carta di coppe, ragazzi, ma quanti sentimenti, in questo rapporto, quindi un rapporto molto bello, eh. Allora, qui abbiamo il 6 di coppe. Allora ragazzi, il 6 di coppe è una carta veramente molto bella anche in questo caso, proprio perché riporta sicuramente a dei sentimenti che dal passato, perché il 6 di coppe è inerente al passato, stanno diventando, vedete, stanno crescendo e stanno diventando sempre più importanti. La situazione tra di voi può essere partita, diciamo, per gioco, in maniera magari anche molto difficoltosa, ostacolata, magari uno dei due o entrambi potreste arrivare da una storia
o comunque da un periodo non particolarmente facile, ecco che invece questa storia poi si è sempre di più approfondita. È una storia che ovviamente in qualche modo riesce anche proprio karmicamente, e siamo proprio nella posizione del karma, effettivamente a ripulire il vostro passato e a permettervi in qualche modo di allontanarvi definitivamente da situazioni del passato negative per aprirvi a un nuovo futuro, proprio perché il 6 di coppe è una carta che parla di un passato che viene finalmente, diciamo, rivisto, di ferite che in qualche modo si chiudono definitivamente per poter lasciare spazio al nuovo. Quindi questo rapporto comunque che si andrà approfondendo a partire da questo incontro in maniera effettivamente molto più importante, ecco che vi permetterà anche ovviamente di comprendere meglio come poter ovviamente gestire il futuro per non rifare gli stessi errori del passato, d'accordo? Quindi vi ripeto, farete i conti anche con il vostro passato, probabilmente questa appunto storia e sicuramente la positività, l'evoluzione positiva di questa storia vi, diciamo, in qualche modo cancellerà definitivamente appunto alcune esitazioni oppure anche sofferenze, paure che magari vi portate dal passato, questo o voi o lui oppure ovviamente entrambi. D'accordo? Quindi è una carta che parla sicuramente di ovviamente scelte e decisioni, perché ovviamente è una carta di grado sesto, come chiaramente il sesto arcano maggiore, la carta degli amanti, quindi in caso ovviamente sia la storia con una persona impegnata, ripeto quello che vi ho detto con il 9 di coppe, che tra l'altro appunto rappresentano il 9 e il 6, due carte di scelta tra ovviamente gli arcani minori di coppe, quindi questa persona potrebbe pensare effettivamente ad una scelta tra voi e la compagna ufficiale in caso sia una storia con una persona impegnata. In caso ovviamente sia una storia con una persona libera, vi ripeto, questa persona sta pensando ad un'evoluzione più concreta del vostro ovviamente rapporto in futuro. Quindi è una carta che parla proprio di progetti, di un avvenire differente e quindi del rinnovamento ovviamente del vostro rapporto. D'accordo? Però ci sono delle situazioni dal passato che verranno sicuramente riviste e che ovviamente finalmente non faranno più male. D'accordo? Quindi ferite proprio che si chiudono. Situazioni magari anche negative che avete vissuto voi e quest'altra persona che appunto verranno completamente risolte. Quindi una carta che parla anche ovviamente di riappacificazione. Vediamo ora ragazzi in ultima posizione invece appunto diciamo l'esito finale, quindi come comunque procederà fra voi e questa persona ovviamente in futuro. Una carta molto bella che parla di fuoco, il fuoco della passione. Allora qui abbiamo il cavaliere di bastoni. Allora ragazzi, il cavaliere di bastoni è una carta altrettanto ovviamente bella perché parla sicuramente di ulteriori incontri, quindi ci saranno sicuramente altri incontri tra di voi, probabilmente anche diciamo a distanza ravvicinata rispetto al passato, d'accordo? Quindi probabilmente vi vedrete o di più a livello numerico oppure diciamo comunque con una distanza minore chiaramente rispetto al passato. Il cavaliere di bastoni è una carta che parla di molta ovviamente passione tra voi e questa persona, quindi sicuramente avrete modo ovviamente di godere ancora l'uno dell'altra. Ecco, sicuramente la maggior parte dei vostri incontri prevederanno comunque il, diciamo, consumare rapporti o comunque, ecco, vivere momenti eroticamente di una certa importanza. Però chiaramente, ragazzi, il cavaliere di bastoni non parla solo di questo. Cioè, è vero che il collante, diciamo, tra voi e questa persona negli incontri sarà ovviamente l'attrazione fisica. Questo fuori di dubbio. Però, ragazzi, ovviamente è anche vero, vi ripeto, che il cavaliere di bastoni comunque parla sicuramente di una compatibilità anche caratteriale che ovviamente si sentirà.
d'accordo? Quindi sicuramente tra voi e questa persona ci sarà veramente quel feeling che andrà ad accrescere molto di più rispetto al passato. Noterete questa persona quasi con più voglia proprio di vedervi, di stare con voi, quindi più in qualche modo intraprendente, coraggiosa nel volervi vedere e anche diciamo a volte più attratta rispetto ovviamente a voi, non che in passato voi non gli siate piaciute ed ora sì, però obiettivamente è una persona che dimostrerà evidentemente molta più attrazione nei vostri confronti. Una persona che appunto si mostrerà, ripeto, più operosa, più forte, più coraggiosa, più determinata anche nel superare eventuali ostacoli. Attenzione che il cavaliere di bastoni parla anche di chi andrà ad agire a volte rischiando, cioè sotto l'impulso, come tipico dei bastoni, del furore, del desiderio. Quindi è chiaro che in caso, ovviamente, tra di voi ci sia una storia clandestina, quindi in caso voi siate impegnate o l'altra persona sia impegnata, il cavaliere di bastoni parla, diciamo, ecco, di qualche rischio in più. Cioè questa persona potrebbe, per esempio, volervi raggiungere in maniera un po' troppo impulsiva, con una sorta di a volte colpi di testa, proprio rischiando addirittura comunque a volte di farsi scoprire. D'accordo? Ma questo perché? Perché questa persona evidentemente sarà stanca di dover aspettare. E quindi potrebbe scegliere in maniera un po' avventata. È chiaro che però ovviamente in caso sia la storia con una persona appunto impegnata o voi siate impegnate, sicuramente c'è del positivo ovviamente in questo suo essere così voglioso nel volervi vedere incontrare, però c'è una certa dose di rischio, d'accordo? Quindi comunque prestare, diciamo, attenzione, d'accordo? Quindi magari cercare di comunque vedersi in momenti magari meno a rischio. Mm? Comunque vi ripeto, questa persona sarà molto più intraprendente e molto spesso potrebbe chiedervi di vedervi in maniera improvvisa, perché è una carta che parla di cambiamenti, movimenti, decisioni improvvise prese sull'unghia, per cui questa persona potrebbe avvisarvi di appunto raggiungervi entro poche ore. D'accordo? Quindi ci saranno comunque dei movimenti improvvisi da parte di questa persona, ma perché ha proprio tanta voglia di vedervi e avrà sempre più voglia di vedervi. Quindi aspettatevi sicuramente un atteggiamento di questo tipo. Ora, le tempistiche del cavaliere di bastoni sono veloci, è vero, perché comunque siamo nell'ordine dei bastoni, quindi al massimo ancora appunto ovviamente qualche settimana, magari anche un paio di mesetti rispetto ovviamente alle coppe. Ma in particolar modo il cavaliere di bastoni si rifà ai giorni dal 29 di novembre al 3 di dicembre. Quindi ovviamente è pieno autunno, comunque diciamo se vogliamo anche l'affacciarsi dell'inverno, ecco che saranno momenti particolarmente appunto importanti in cui andrete proprio a notare questo tipo di comportamento da parte di questa persona. Quindi il volervi vedere di più o comunque anche l'azzardare un po' di più, soprattutto in caso uno dei due o magari entrambi, ecco, siate impegnati. Ora, come ovviamente mi è stato appunto chiesto da alcuni di voi, cerchiamo appunto altre due ovviamente carte inerenti il futuro, quindi il cavaliere di bastoni, per avere specifiche appunto in più sul vostro futuro. Vediamo un po' e ovviamente sugli incontri in particolar modo tra voi e questa persona. Vediamo un po'. Perfetto, allora
Qui abbiamo il 4 di coppe e qui abbiamo ovviamente l'8 di bastoni. Allora ragazzi, senza di voi questa persona, diciamo, si annoia particolarmente, vedete, 4 di coppe, quindi è una persona che senza di voi non ha stimoli, vedete? Attenzione che questa è una, diciamo, condizione molto importante ovviamente per voi, perché come potete vedere questa persona potrebbe in qualche modo anche rifiutare, vedete, ulteriori offerte magari da parte di altre persone, perché questa persona ha bisogno di voi. D'accordo? Quindi questa è una persona che obiettivamente si sente eccitata, si sente virile, si sente energica e ovviamente piena di voluttà solo ed esclusivamente con voi. Potrebbe, vedete, andare in qualche modo a rifiutare altre offerte, quindi potrebbe essere una persona corteggiata, però evidentemente questa persona si annoia senza di voi, cioè ha bisogno proprio di voi perché solo con voi questa persona si sente effettivamente carica. Qui abbiamo una carta, diciamo, proprio tipica in riferimento alle comunicazioni, perché ovviamente l'8 di coppe rappresenta chiaramente tra gli arcani minori, diciamo, la carta delle comunicazioni, quindi ovviamente solitamente attraverso qualcosa di scritto, quindi per esempio messaggi, sms, magari anche semplicemente una telefonata, che ovviamente servirà proprio per sbloccare la situazione, ovviamente permettervi di organizzarvi per potervi ovviamente rivedere. È chiaro che, vi ripeto, qui ci sono tante comunicazioni, come vedete non ce n'è una sola, quindi avrete modo ovviamente anche di parlare di altro, comunque in qualche modo di organizzarvi più e più volte. Ve lo dicevo appunto che qui ovviamente ci sono diversi incontri. Ecco che obiettivamente, vi ripeto, questa persona, ragazzi, sicuramente entro pochi giorni, al massimo, ripeto, qualche settimana, ovviamente cercherà l'incontro. Vi contatterà sicuramente prima per potervi appunto organizzare, perché appunto è proprio la carta per eccellenza delle comunicazioni, quindi vi sentirete e sarà qualcosa di molto importante per lui. Sarà una sorta di, vedete, risveglio appunto dei sensi e dell'emotività, proprio perché, vi ripeto, questa persona senza di voi si sente spenta. Vedete, è come se non avesse più voglia di fare, di osare. Con voi invece questa persona si sente proprio rinascere, per cui obiettivamente questa persona avrà sempre di più voglia appunto di potervi vedere e ovviamente di potervi raggiungere. Vi ripeto, sicuramente tempistiche molto veloci, quindi comunicazioni entro ovviamente pochi giorni e ovviamente relativo incontro chiaramente entro al massimo qualche settimana, quindi stiamo parlando comunque del dover attendere ancora, vi ripeto, comunque qualche giorno, al massimo qualche settimana, ma qui sicuramente l'incontro ci sarà, d'accordo? Quindi un incontro molto bello che rappresenterà ovviamente un momento particolarmente godereccio, perché è un 8 di bastoni ovviamente, quindi è una carta che parla ovviamente di fuoco e chiaramente di passione, quindi comunque di sogni che si concretizzano, di spostamenti, quindi in caso voi abitiate, ecco, lontani, questa persona potrebbe decidere di spostarsi più e più volte. I cavalieri parlano anche di spostamenti fisici, d'accordo? Quindi questa persona potrebbe proprio effettuare un viaggio per raggiungervi, o comunque una persona che potrebbe, per esempio, beneficiare di un viaggio di lavoro, più di un viaggio di lavoro, e quindi raggiungervi in caso siate lontani, oppure una persona che potrebbe, diciamo, per esempio, approfittare di un trasferimento magari di lavoro, perché è una carta che parla anche di una certa fortuna, di una sorte, diciamo, che sarà inaspettatamente dalla vostra parte. Quindi magari questa persona potrebbe, per esempio, subire inizialmente un trasferimento professionale da una sede ad un'altra, situazione che invece, seppur apparentemente magari difficoltosa, successivamente sarà foriera di maggiori incontri, magari per quanto concerne voi, d'accordo? Quindi comunque situazioni che avvengono in tempi brevissimi, perché è un arcano altamente positivo che realizza gli eventi anche del resto delle carte in tempi brevissimi, d'accordo? Quindi azioni fulminee, ok? Quindi
progressi veloci e nuove iniziative, quindi anche situazioni fortunate che questa persona riuscirà appunto a cogliere al volo. Quindi ripeto, sicuramente finirà questo periodo di in qualche modo noia e di attesa, e questa sicuramente è una persona molto fedele ovviamente anche a quello che chiaramente prova e vuole ovviamente da voi, d'accordo? Quindi questa è una persona che vi dimostrerà sicuramente molto, sicuramente vi dimostrerà ovviamente di aver sentito la vostra mancanza, quindi viaggi, spostamenti molto favorevoli rispetto ovviamente al vedervi, anche ripeto trasferimenti, traslochi, cioè situazioni molto diciamo fortunate che vi permetteranno ovviamente di vedervi molto di più. Dunque, questa stesa termina qui, una stesa molto molto bella, effettivamente una stesa molto promettente, una stesa chiaramente che parla di incontri, che parla di un rapporto che ovviamente evolve, che parla di tante comunicazioni, quindi sicuramente avrete modo di ovviamente rivedervi. Come sempre mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità, buon percorso karmico e ovviamente a presto!